Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Ariete, tendenze energetiche e affettive per il secondo semestre del 2024. Abbiamo la carta del carro, amici dell'Ariete. Periodo di movimento, di spostamento, di, diciamo così, direzionamento, potrebbe essere una relazione, ma potrebbe anche essere tutta la vostra vita a livello affettivo, a livello relazionale, il come voi vi ponete in relazione nei confronti degli altri. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo, come sempre, che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni per il primo semestre del 2024 e per l'estate, e c'è anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Andiamo a vedere le energie. Adesso andiamo a vedere carta per carta e poi dopo farò gli esempi specifici per single, per chi è in coppia, per chi è una coppia ni, io dico, che non è ufficiale, che non è definita. Allora, partiamo da un fante di pentacoli, un 6 di pentacoli, tre di coppe, asso di spade, due di spade, la stella, temperanza e 5 di coppe. Allora, partiamo da questo fante di pentacoli. Potrebbe rappresentare un nuovo inizio, un qualche tipo di magari percorso di studi. Andiamo a vederlo. Guardate, in realtà ho più letture, così di getto, però siccome non sono sicura, cioè nel senso non ce n'è una che predomina, allora andiamo a vedere subito carta per carta, senza spoilerarvi niente. Allora, andiamo a vedere il fante di pentacoli, per piacere, grazie. Mm, 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 mm. Regina di bastoni, diavolo e 4 di bastoni. Mm, mm, mm. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, perché qui, ragazzi, ho la sensazione che ci potrebbe essere qualche... ripeto, adesso andiamo a vedere le energie in generale, poi farò i vari esempi specifici, però c'è qualche questione a livello relazionale, 7 di spade per il 6 di pentacoli, che con questo diavolo sento vi condizionerà non poco nel prossimo semestre. C'è anche un 7 di spade e un cavaliere di coppe.
Qui ho proprio la sensazione che dovrete mantenere le antenne molto allerta nel prossimo semestre. Con qualcuno nello specifico potrebbe essere un partner o il partner, oppure potrebbe essere qualche persona della vostra famiglia, potenzialmente un figlio o un fratello minore, che in qualche modo potrebbero farvi coinvolgervi, mi viene più da dirvi, ehm, in questioni. Con questo diavolo potrebbero essere ai limiti della legalità o addirittura illegali. Potrebbe essere qualche tipo di vizio, potrebbe essere qualche condizionamento, questioni di ego. E giustamente qui abbiamo anche un cavaliere di coppe. Però ho l'idea, ragazzi, che tenteranno un po' di tamponare un qualche tipo di o bugia che verrà a galla. Ho come la sensazione che qualcuno vi racconterà delle storie per quello che riguarda un tema finanziario, un tema monetario. Se non fosse quello il caso, vi dico che ho come l'idea che uno dei due dia di più rispetto all'altro, ma lo vediamo poi dopo nello specifico. È come se ci fosse un diverso tipo di equilibrio tra il dare a voi stessi e il dare al mondo esterno, mettiamola così. Andiamo a vedere questo 3 di coppe. Abbiamo il Papa. E un altro 3 di coppe. Mm. Allora, qui ho la sensazione che ci sia qualche tipo di traguardo. Vi dico, vedendolo in modo un po' più positivo, qua potrebbe essere ehm, che effettivamente qualche verità verrà a galla, ma non sarà una verità così, cioè, sapete quando vi ho detto il discorso economico, sento che nonostante tutto, vedendo poi anche le carte dopo, potrebbe esserci comunque un'offerta fatta in un certo modo, fatta con una certa intenzione, magari perché ho l'idea che si vorrebbe far qualcosa, non ci sono i fondi, ma non importa, due cuori una capanna fondamentalmente, ho come questa sensazione. Andiamo a vedere l'asso di spade. Asso di bastoni e cavaliere di bastoni. Non male, ragazzi. Ve lo dico dopo a che cosa fa riferimento, però. Andiamo col 2 di spade. 9 di coppe. Qui è il bivio del carro, con questo 2 di spade. Re di spade e regina di spade. Allora, io sento che a livello relazionale, ragazzi, le cose non saranno idilliache. Sì, ci possono essere delle proposte, ci può essere l'intenzione e vi dico che tutto sommato anche voi così male poi non state. mm. Però c'è anche questa stella e ho come la sensazione che potrebbero arrivare tentazioni extraconiugali in questo semestre che potrebbero tentarvi non poco. Andiamo a vedere la stella. Se non sono extraconiugali, sono, cioè perché magari voi non siete sposati, potrebbe essere l'altro ad esserlo. È più raro, sinceramente lo vedo più difficile, però per qualcuno può risuonare. Andiamo a vedere questa stella. Quattro di spade, qui avete la temperanza, il suo arcano maggiore. E 5 di bastoni.
Sì, guardate, io qui ho la sensazione che il vostro obiettivo nel prossimo semestre sarà guarirvi fondamentalmente, perché sento che qui c'è un bivio, c'è una scelta. Allora, se qui si tratta di un qualche della questione di cui vi dicevo prima, dove a livello familiare, ci sono tensioni, scoprite delle cose, non vi sentite appagati, non vi sentite nutriti, dall'altra parte vi sentite schiavizzati magari in casa, in famiglia o cose per lo stile, ehm, sento che qui c'è bisogno, vabbè, primo di divertirsi di più e secondo, è vero che non state male, però è anche vero che magari fuori c'è di meglio. Cioè, nel senso, non necessariamente perché dobbiate per forza cercarvi un amante, ma ho come l'idea che avete bisogno di nuove passioni, di nuovi stimoli, nuovi obiettivi, come dice la carta della stella. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un re di coppe e un 8 di pentacoli. Io ho come l'idea, ragazzi, che qui arriverà quel equilibrio quotidiano, quella pace, quell'unione che state cercando. Io ho come la sensazione che prima o poi la troverete a fine semestre, perché la temperanza parla proprio di equilibrio. Per qualcuno sarà senza la persona di prima, perché abbiamo anche un asso di spade che taglia, abbiamo nuove persone che entrano, una situazione un po' schiavizzata, magari in coppia piuttosto che in famiglia, piuttosto che magari con i figli, soprattutto se ne avete tanti. Guardate, potrebbe esservi utile trovare come vi posso dire, un intrattenitore per i figli, un babysitter o attività extrascolastiche, soprattutto se sono piccoli, che possono mantenerli impegnati. Ok ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dai single. Cari amici single, qui gente in arrivo ce n'è, divertimento ce n'è, nuovi obiettivi ce n'è, ma ho anche come la sensazione, allora se non avete proprio nessuno, prendete le cose con calma, perché da un cavaliere di coppe si arriva a un re di coppe, quindi qui ci potrebbe essere qualche cosa di, ma è come ho la sensazione con questo 5 di coppe che dobbiate prima guarire la sensazione di vuoto, lavorare per diventare anche voi un re, ok? Cioè padroni del vostro stato emotivo, mi viene da dire, perché un re di coppe è un re delle emozioni, riesce a controllarle nonostante le alte e le basse maree. Ho anche la sensazione che qualcuno si chiederà se, ma è giunto il momento per me di entrare in una coppia oppure no? Sento che molti si faranno anche questa domanda. Se siete in una coppia, ragazzi, allora, qua vi devo dire che potrebbero esserci delle tensioni, delle difficoltà, potreste. Guardate, con la carta del diavolo e la carta del sette di spade, io penso che siete anche un po' voi che giustificate l'altro. Cioè, nel senso, soprattutto se avete una famiglia con il vostro partner, o comunque se c'è un nucleo familiare, ehm, ho come la sensazione che vi sentiate schiavizzati dalla casa, dagli impegni, dal lavoro, dagli altri, da tutto quello che è il mondo esterno e non riusciate a prendervi un momento per voi. Però il punto qual è? Che neanche voi magari chiedete aiuto, perché con la carta del sette di spade si tratta anche di. Scusate, c'è stata un'interruzione. Dicevo, con il sette di spade si tratta anche di togliere voi la maschera e di riconoscere che non ce la fate più così, che avete bisogno di aiuto. Magari sento tanto che potrebbe essere proprio con la gestione dei figli, come il bisogno di delegare o cose per lo stile. Per qualcuno questo aiuto potrebbe essere economico o proprio appunto pratico
per qualcun altro si tratta di avere maggiori concretezze, avere maggiori attenzioni, avere maggiori momenti romantici anche. C'è un po' da riscoprire la passione, sento. Bene, se siete in una coppia nì o in una coppia altalenante, devo dire che qui potrebbe essere il tutto, potrebbe essere minato da qualche conoscenza, ragazzi, di super fuoco. Ehm, potrebbe esserci effettivamente un'avventura. Lì starà a voi, perché ripeto, tutto sommato non vi sento stare male nella vostra relazione, è che le cose forse sono un po' piattine. Però è sempre il merito di più. Questa relazione non mi può dare quello a cui io aspiro. Vi dico, c'è da rimettere in equilibrio le cose per voi, fare dei tagli e decidere in che direzione andare, perché, ripeto, c'è qualche cosa che non vi torna in questa relazione, ma tutto sommato si può gestire. Però è come chiedersi, ma per me quando arriva la cosa bella, per me quando arriva la cosa per me, insomma. Mm. Sì, però ragazzi vi dico, periodo movimentato un po' per tutti in realtà. Allora, per quello che riguarda la famiglia, beh, più o meno vi ho già detto, è come se ci fossero delle questioni che vi impegnano, che vi schiavizzano, che vi vincolano, che vi condizionano, ehm, potrebbero essere i figli per molte persone, devo dire, che potrebbe esserci molto movimento intorno ai figli, intorno alla loro educazione più che tutto. E magari potreste anche spendere qualche soldo di troppo, ve la devo dire. Diversamente potrebbe essere per l'equilibrio in casa, semplicemente. Non so, per dire, magari a voi è un periodo dove piace svegliarvi nel silenzio, invece il o la partner piace svegliarsi con la musica alta. Ecco, e quindi dice ok, troviamo un accordo. Per quello che riguarda le amicizie, ragazzi, devo dire che ci potrebbero essere delle grosse sorprese che potrebbero anche diventare romantiche. Cioè, ho come l'idea che conoscerete una persona con la quale semplicemente inizierà come una chiacchiera, ok? Niente di che, niente di trascendentale, sarà tipo, non lo so, sarà in un posto dove dovrete fare una firma o comunque dove dovrete scrivere qualcosa perché mi fanno vedere una penna. E devo dire che questa chiacchiera apparentemente superficiale si potrebbe trasformare in qualche cosa di travolgente, mi verrebbe proprio da dire. Ehm, che altro vi posso dire? Se avete figli, vi ho già un po' accennato, appunto, sento che ci sarà movimento intorno alla loro cultura, intorno alla loro istruzione, intorno alla loro formazione, anche alle attività didattiche, come se voleste implementare. Tenete presente che la carta del carro è una carta di viaggi, quindi qui si potrebbe anche magari organizzare un viaggio, delle gite, delle scampagnate, è come se ci fosse più unione a livello dei figli. Bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per vedere come termina la lettura. Mamma, carta numero 23. Sono calma, sono pronta. O sono calmo, sono pronto. Per la serie Nammio, Rengenchyo. Scusate se rido. Però qui vedo che veramente avrete il vostro bel da fare. Se non sono figli, perché non avete figli? Sono i progetti che avete messo in piedi. Potrebbero essere i nipoti, potrebbero essere i figli dei vicini. C'è qualche cosa, potrebbe essere qualche attività lavorativa con i bambini. Mm? E poi abbiamo la carta numero 4, Aurora. Sono rinnovata con il rinascere di ogni giorno.
Sì, guardate, mi casca l'occhio su questo 6 di pentacoli, come se fosse un invito a brillare ogni giorno di più, a trovare la speranza, l'entusiasmo. Guardate, con questa carta ho anche la sensazione che vi dicano perché sento che la condizione o lavorativa o familiare o comunque quello che state vivendo nel prossimo semestre vi appesantirà molto e queste due carte, cioè queste carte vi dicono di trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo, che è molto molto importante. Andiamo a vedere un'ultima carta di queste. Lezione di oggi. Questo è il giorno per riflettere sulle emozioni turbatrici e trasformarle in qualche cosa di positivo. Identifica un'area che devi risolvere e che ti causa rabbia o sofferenza e domandati perché non sei ancora in pace. Concentrati, qua diceva sono calmo, sono pronta. Concentrati sulla quantità di potere che butti in sentimenti negativi. L'obiettivo, renderti conto che scegli di essere arrabbiata quando potresti scegliere di guarire. Uh, che interessante lezione, bellissima, adoro questi oracoli. Va bene, cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se volete farmi sapere tramite un commento, a me fa piacere leggerli. Se poi volete sostenere il canale, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o anche semplicemente lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail per fissare una sessione, oppure se preferite andare, diciamo, al vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!